Ciao a tutti e benvenuti su Hablemos de Calcio. La notizia è di poco fa, ma era nell'aria da giorni. Szczęsny ha dato l'addio al calcio. Ha preso questa decisione quando avrebbe potuto dare ancora tanto a questo sport. A 34 anni un portiere non può dirsi vecchio e abbiamo esempi di tanti atleti che giocando in questo ruolo si sono spinti a giocare fino a 40 anni se non oltre. Szczęsny ha fatto una scelta di vita, così come quando da ragazzino decise di lasciare la famiglia per inseguire un sogno, quello di diventare un portiere professionista, giocare in grandi club, vestire la maglia della nazionale polacca. Possiamo dire che il portiere sia riuscito in tutto ciò. Per Szczęsny adesso è tempo di dedicarsi alla famiglia. Non so se non abbia provato un po' di delusione al momento in cui ha capito che per la Juventus lui era il passato perché il presente si chiamava Di Gregorio. Se ci pensate è la stessa cosa che accadde quando Szczęsny arrivò alla Juve dalla Roma. Buffon, la bandiera, doveva farsi da parte, lasciare pali e guanti al più giovane. Buffon però fece altre scelte, lo ricorderete sicuramente. Per quanto mi riguarda mi dispiace sapere del ritiro di Szczęsny, l'ho sempre visto come un atleta serio, leale, mai sopra le righe. Probabilmente anche per la sua serietà ha deciso di ritirarsi dal calcio. Szczęsny se ne va via da signore, senza polemiche. Avrebbe potuto tranquillamente accomodarsi in panchina e attendere la fine del contratto, ma non ha voluto essere un peso per la società, non ha voluto disturbare, visto che evidentemente non era più gradito, perché sembra evidente che la società non abbia mai fatto nulla per trattenere il portiere, desiderosa di liberarsi quanto prima di un ingaggio importante. E non voglio fare paragoni con gli addii del Piero, Chiellini e quello decisamente più polemico di Bonucci. Parliamo di situazioni diverse, di calciatori che oggettivamente avevano finito la carriera ma non volevano accettarlo. In questo forse proprio Bonucci è stato il caso più eclatante. Szczęsny ha aperto la porta, l'ha oltrepassata e l'ha lasciata socchiusa, ma non per rientrare. Semplicemente l'ha lasciata socchiusa per non fare rumore chiudendola, ancora una volta per non disturbare. Certo, dispiace che non abbia potuto godersi il giro di campo, l'applauso dei tifosi che indubbiamente avrebbe meritato. Non penso ci sia molto altro da aggiungere se non fare i miei auguri a Szczęsny. Quanto a voi, se avete avuto la pazienza di guardare questo video fino alla fine, iscrivetevi al canale.